Ciao a tutti e benvenuti in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video voglio andare ad approfondire la nuova funzionalità di OpenHub 5 che è la compatibilità Matter. Come abbiamo visto nel video precedente, in questa nuova versione di OpenHub abbiamo la possibilità di gestire un Matter Client e un Matter Bridge. In questo video mi voglio concentrare principalmente sul Matter Bridge perché è una funzionalità che reputo veramente interessante perché permette di esporre qualsiasi item presente in OpenHub come dispositivo compatibile Matter verso appunto ecosistemi di terze parti. Questa cosa permette di rendere compatibile Matter qualunque dispositivo, soprattutto quelli più vecchi. Io ad esempio non ho dispositivi nativamente Matter compatibili, però utilizzando il Matter Bridge su OpenHub li posso integrare in client che accettano dispositivi Matter, col vantaggio di poter avere un controllo totale e soprattutto locale di tutti i dispositivi. Andiamo quindi insieme a vedere come abilitare su OpenHub il protocollo Matter e come appunto iniziare a configurare i nostri item per essere esposti con il Matter Bridge. Partiamo dalla pagina principale della documentazione del Matter Binding, dove ci viene spiegato appunto che cosa ci permette di fare questo binding. Abbiamo già visto nel video precedente che in questa versione di OpenHub 5.0 abbiamo la possibilità di gestire un Matter Client e un Matter Bridge. Il Matter Client ci permette di integrare in OpenHub i dispositivi compatibili Matter, mentre il Matter Bridge viceversa ci permette di esporre tutti gli item che noi abbiamo configurato su OpenHub come dispositivi Matter, quindi permette l'integrazione di tutti gli item presenti in OpenHub in hub o comunque in altri ecosistemi compatibili con Matter. Questo secondo me è una grossa funzionalità perché ci permette di rendere integrabili tramite Matter anche dei dispositivi legacy che nativamente non lo sono. Infatti andando a prendere questi dispositivi, integrandoli in OpenHub e utilizzando il Matter Bridge di OpenHub, li possiamo rendere disponibili tramite protocollo Matter anche a sistemi di terze parti compatibili appunto Matter. Quindi nella documentazione ci viene detto che il binding usa la libreria Matter.js per appunto l'implementazione del protocollo Matter 1.4.1. C'è una piccola nota per chi utilizza Docker, quindi OpenHub su Docker, che normalmente si basa sul Alpine Linux, quindi sia chi usa Docker con Alpine Linux sia chi usa vecchie distribuzioni di Linux deve installare a mano questa libreria perché non viene scaricata in automatico, in quanto la versione non è compatibile con la versione di Node.js presenti su quei sistemi. Poi vabbè, abbiamo altri requisiti necessari per il funzionamento di questo binding. Comunque noi andiamo avanti e in questo video volevo parlare del Matter Bridge. Voglio parlare prima del Matter Bridge perché mi permette, una volta configurato e tutto, di andare a fare dei test anche sul Matter Client, perché io al momento non ho a disposizione dei dispositivi Matter compatibili e quindi utilizzerò OpenHub col Matter Bridge per fare poi le prove con il Matter Client. Comunque lo vedremo nei video successivi. Quindi per adesso saltiamo tutta la parte Matter Client e andiamo a cercare la documentazione Matter Bridge. Eccoci qua, quindi il Matter Bridge, come abbiamo detto, ci permette di esporre gli item e i gruppi come dispositivi Matter verso dei sistemi esterni che sono compatibili con Matter, come ad esempio Google Home, Apple Home e Amazon Alexa. In questo modo abbiamo la possibilità di avere un controllo locale dei nostri dispositivi OpenHub senza dover per forza andare ad utilizzare delle soluzioni basate sul cloud per l'integrazione ad esempio con gli assistenti vocali. Ad oggi già possiamo integrare i nostri dispositivi configurati su OpenHub in Google Home o ad esempio in Alexa e utilizzare le funzionalità di voice assistant di questi dispositivi per controllare OpenHub. Però il tutto si basa su un accesso verso l'esterno, quindi verso il cloud di Google Home o Amazon Alexa, per riuscire a controllare i dispositivi che normalmente sono comunque controllabili in maniera locale. Il Matter Bridge dovrebbe permetterci di superare questa limitazione.
Andiamo veloci sul discorso della configurazione, perché la configurazione del Matter Bridge, una volta ovviamente installato il binding, è abbastanza semplice ed è abbastanza simile appunto a come si faceva normalmente l'integrazione verso gli assistenti vocali, cioè si utilizzano dei tag, dei meta tag da inserire all'interno della definizione degli item. In questo modo noi possiamo definire quali item vogliamo rendere disponibili tramite Matter. Qui più avanti ci viene detto appunto quali sono le tipologie di item supportati e che tipo di tag bisogna specificare nella definizione per poterli appunto esporre. Oltre il tag particolare del tipo di item, abbiamo anche a disposizione delle opzioni globali che ci permettono di definire una label che può essere diversa da quella che utilizziamo all'interno di OpenHub per rendere visibile il nostro item all'esterno, e poi delle fixed label dove ci permettono di esporre altre caratteristiche del nostro item, come ad esempio le stanze, i piani, eccetera eccetera. Poi in base al tipo di item e al tipo di oggetto che vogliamo esporre possiamo avere delle configurazioni più semplici o più complicate. Il termostato ad esempio è una di quelle più complicate perché è un oggetto complesso che contiene più controlli al suo interno, un po' come anche era la definizione dei tag verso Google Home ad esempio, dove bisognava specificare un gruppo e i componenti del gruppo. Stessa cosa bisogna fare qua per Matter. Quindi nel caso si voglia esporre un termostato completo, o anche, se non sbaglio c'era anche il fan, quindi il ventilatore, si può fare riferimento alla documentazione per capire quali sono tutte le tipologie di tag per esporre i singoli oggetti che compongono poi l'oggetto principale. Qua vediamo un esempio di definizione di item via testuale ovviamente con il meta tag Matter. Vedete che viene attribuito il tipologia di tag che abbiamo visto nella tabella prima in funzione della tipologia di item che abbiamo nel nostro OpenHub. Quindi nulla di più facile e cosa comunque già vista per altre casistiche. Poi vabbè, ci viene spiegato un pochino come funziona Matter, quali sono gli attori coinvolti eccetera, ma non è lo scopo di questo video. Passiamo adesso al mio setup di OpenHub per configurare un esempio di Matter Bridge. Quindi andremo a installare il binding Matter, configureremo il Matter Bridge, esporremo un item e proveremo con Alexa e Google Home ad integrare questo item utilizzando Matter. Passiamo quindi ad OpenHub, alla mia home page di OpenHub, andiamo negli add-on, cerchiamo Matter, lo troviamo e lo installiamo. Ok, binding installato. A questo punto possiamo andare nella configurazione del binding, visualizziamo tutto, quindi abilitiamo il Matter Bridge, salviamo la configurazione e adesso andiamo a vedere sul log se effettivamente il nostro bridge è partito. Passiamo sul Raspberry, andiamo a vedere nel log di OpenHub cosa è successo. A parte questi errori dello Xiaomi Cloud che purtroppo ancora non si sono risolti, abbiamo il Matter Bridge State Stopped, Starting, probabilmente quando ho cliccato l'Enable. Poi ovviamente mi dice che non ha trovato dispositivi registrati col bridge perché non ho ancora aggiunto il tag e quindi il bridge rimane in stopped. A questo punto passiamo alla configurazione di un item, quindi esponiamo un item, ad esempio uno switch, un interruttore di una luce, e vediamo se effettivamente il Matter Bridge va in esecuzione e poi proveremo ad agganciare questo item direttamente in Google Home. Eccoci sulla configurazione di OpenHub via testo. Andiamo a prendere un item, ad esempio prendiamo la luce, una luce esterna, ad esempio la luce delle rose, quella che ho in giardino. Quindi se io voglio esporre questo switch tramite Matter, devo andare nella configurazione dei metadata, qui tra parentesi graffa, scrivere Matter uguale il valore della tipologia di item vista dal punto di vista Matter. Torniamo quindi sulla documentazione, andiamo a vedere la tipologia di tag Matter che ci interessa.
Noi abbiamo on off light, switch dimmer, quindi dobbiamo mettere il tag on off light. Lo copiamo, torniamo sulla nostra configurazione, salviamo e andiamo a vedere sul log di OpenHub cosa è successo. A parte tutta una serie di errori dovuti a Visual Studio Code, che non so perché mi dà tutti questi errori, ma non importa. Ogni volta che lo apro succede questa cosa qua. Comunque, se vedete, le ultime righe di log sono il ricaricamento del mio file che ho modificato, il tentativo di avvio del bridge e in questo momento il bridge è running, quindi vuol dire che avendo trovato un item, almeno un item configurato Matter, il bridge sta in esecuzione. Quindi tutto sta funzionando per il meglio. A questo punto quello che dobbiamo fare è andare sull'app Google Home o Alexa e vedere se tramite protocollo Matter riusciamo a integrare questo nuovo dispositivo. Ho lo smartphone qua davanti a me, apriamo Google Home, andiamo su... è già apparso, configura il tuo dispositivo, quindi probabilmente c'è un auto discovery che è stata praticamente immediata, quindi clicchiamo su configura. Qua devo scansionare il codice QR che avevamo visto prima nella parte di configurazione del binding. Vado a fare la foto, presa in tempo reale, mi dice di accettare che voglio collegare il dispositivo, iniziamo con la configurazione. Vabbè, dispositivo non certificato, non importa, configura comunque, dispositivo connesso, andiamo a vedere se ce lo fa vedere. Chissà dove l'ha messo, in fondo, eccolo qua, luce rose, poi è apparso anche questo dispositivo Matter, probabilmente questo è come vede il bridge. Direi che per questo video quindi possiamo fermarci qua. Siamo riusciti a esporre un item che è configurato su OpenHub tramite protocollo Matter, tra l'altro un dispositivo che nativamente non sarebbe compatibile con Matter, quindi capite che questa nuova funzionalità di OpenHub 5 ha una potenzialità incredibile, perché ci permette di rendere compatibili con Matter, quindi con un nuovo protocollo dedicato proprio alla smart home, all'IoT, tutta una serie di dispositivi che normalmente non lo sarebbero. Bene, con questo mi fermo qua per questo video. Nel prossimo video invece andremo a vedere il processo opposto, cioè andremo ad integrare in OpenHub un dispositivo compatibile Matter. Utilizzeremo una istanza di OpenHub di test col Matter Bridge per simulare un dispositivo compatibile Matter, perché io al momento purtroppo non ne ho, a meno che nei prossimi giorni non ne compri qualcuno, ne trovi qualcuno, altrimenti utilizzerò questo trucchetto, questa simulazione di dispositivo Matter. Quindi per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!